Buongiorno signori, sono l'uomo di casa ed eccoci qui nella mia stanzetta di quando ero piccolo. Sono cresciuto in questa stanza, sono venuto qui a casa di mia madre per rubarle la ricetta dell'antipasto piemontese o giardiniera. Assume diversi nomi e anche ci sono diverse ricette, quindi se conoscete qualche variante scrivetemela qui sotto nei commenti. Se vedete qualche mano che visibilmente non è la mia, sappiate che è quella della mamma dell'uomo di casa. Detto questo, visto che la ricetta è abbastanza macchinosa, non voglio tediarvi oltre, quindi vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e buona visione a tutti! Bene signori, allora, il nostro procedimento per fare la nostra giardiniera piemontese inizia con 2,5 kg di pomodori. Dobbiamo praticamente fare il sugo con i pomodori. Quindi andiamo a lavarli, togliamo il torsolo, li tagliamo e li mettiamo a bollire. Comunque io vi mostro tutto, devono bollire circa una decina di minuti. Una volta tagliati, come detto, li mettiamo con una manciata di sale sul fuoco e li facciamo sobbollire per almeno una decina di minuti. Ok, dopo circa 20 minuti, quando vedete che i pomodori sono molli, spegniamo la fiamma. Ora dobbiamo passarli col passaverdure, ma così sono troppo caldi, quindi aspettiamo che si raffreddi. Intanto incominciamo a operare su tutte le altre verdure. Bene signori, per la nostra giardiniera piemontese ci serviranno 1 chilo di peperoni, 1 chilo di sedano, 1 chilo di cavolfiore, 1 chilo di fagiolini, 1 chilo di carote e 1 chilo di cipolline. Ora io vi ho dato la ricetta da 1 chilo, voi ovviamente se ne volete fare meno, anche perché è un bel po' di lavoro, fatene meno, basta ridurre le dosi. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lavare tutte le verdure e tagliarle a pezzettini. Quindi prendetevi del tempo perché questa operazione ci vorrà veramente tanto. Iniziamo subito.
Bene signori, dopo molto lavoro abbiamo tagliato tutte le nostre verdure. Io vi ho mostrato come ho agito per ogni singola verdura, adesso le abbiamo tutte, possiamo passare i pomodori nel passaverdure in modo da ottenere un bel sughetto. Bene signori, una volta che abbiamo passato tutto il nostro pomodoro avremo un bel sugo. Ora ci andiamo ad aggiungere un cucchiaino, quindi 5 grammi, 4 di noce moscata, e poi andiamo a far cuocere il nostro sugo per una decina di minuti. Dopodiché andiamo ad aggiungere gradatamente le nostre verdure in ordine di cottura, quindi metteremo prima il sedano, le carote e i fagiolini, successivamente il cavolfiore, successivamente le cipolline e per ultimi i peperoni. Comunque vi mostro tutto. Bene signori, allora con i peperoni abbiamo finito i nostri ingredienti. I peperoni devono cuocere meno 1-2 minuti, dopodiché noi andremo a metterli nei vasetti. Io utilizzerò il metodo sotto coperta, quindi andrò a metterli caldi nei vasetti e andrò a metterli sotto una coperta in modo che si sfreddino con molta lentezza e vadano sotto vuoto. Questo è un metodo per cui bisogna essere veloci e pratici. Se non ve la sentite di utilizzare questo metodo, potete tranquillamente metterli nei vasetti con calma e poi metterli a bagnomaria per i soliti 40 minuti di bollitura. Quindi io adesso vi mostrerò il metodo sotto coperta, che magari non conoscete, o se lo conoscete va bene uguale. Quindi la ricetta è praticamente finita, io andrò a invasettare, metterli sotto coperta e noi abbiamo finito. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e ci vediamo al prossimo video.